Oggi una passeggiata per annunciare anche un prossimo viaggio importante, almeno per me. Il viaggio sarà in Cina, quindi dopo 2 anni, praticamente fine 2023 e fine 2024, dove sono andato per 2 volte in Giappone, rimango in Asia, ma mi fermo, diciamo, in Cina, nel senso che passando in realtà sarà un viaggio completamente diverso da quello che, diciamo, sono stati quei 2 viaggi in Giappone. Perché prima di tutto sarà una vacanza, quindi non lavoro da là come ho fatto in Giappone in tutti e 2 i viaggi, che usavo il fine settimana per vedere le cose, però poi da lunedì a venerdì lavoravo online, ma sarà proprio la tipica vacanza, 3 settimane girando, iniziando da Shanghai e finendo a Chongqing. E quindi poi ci sarà tutto nel mezzo, ma il punto è che proprio per preparare questo viaggio sto provando a fare questo video di vlog direttamente dal telefono con un'applicazione che non è quella diciamo, eh, quella proprio di Xiaomi del mio telefono. Perché l'applicazione di Xiaomi non permette di collegarsi al microfono esterno in Bluetooth. Ho provato varie opzioni, ora sto provando questa applicazione, che poi vi lascio il nome, FPP24, non mi ricordo. Diciamo, ora sto facendo queste prove con questo Xiaomi e con questa applicazione per vedere se la parte di vlog, che ha bisogno comunque di un audio decente, possa essere utilizzata in questa maniera. Un'altra applicazione, diciamo, famosa per fare video è quella di Blackmagic, ma nonostante questa preveda l'uso di di un microfono esterno anche Bluetooth, purtroppo non funziona bene per la parte video, perché non so perché quando faccio video selfie l'immagine viene tutta un po' distorta, un po' allargata. Ma comunque vediamo che cosa succede. L'applicazione che sto usando si chiama MC Pro 24 fps e più che altro sto provando come va la stabilizzazione, tenendo conto che lo sto tenendo dal photography kit, dall'impugnatura, quindi non sto usando nessun tipo di treppiedi né niente del genere, e vediamo come viene, se è utilizzabile. Così a schermo lo vedo abbastanza bene, devo dire. Per diciamo quello che riguarda fare video dal punto di vista eh, diciamo dell'intorno, è molto probabile che preferirò utilizzare proprio quello di Xiaomi, però per di fare vlog, come vi dicevo, vorrei utilizzare il microfono esterno, e quindi sto cercando alternative, e questa mi sembra
una buona alternativa. Vi spiego un po' anche il motivo di tutti questi test. Qua oggi c'è un casino allucinante tra la giornata gratuita dei musei e quindi come si chiama, il Colosseo, file interminabili, il fatto che stanno preparando, credo sia il Giro d'Italia, che poi domani c'è la parata del 2 di giugno, quindi io mi sposto in un posto che spero un pochino un po' più diciamo tranquillo, per spiegarvi perché sto facendo tutti questi test. Perché l'idea sarebbe, diciamo per la prima volta, anche se già l'ho fatto ultimamente a Reggio Calabria, dove sono riuscito a fare delle foto veramente, secondo me, molto belle. L'idea sarebbe portarsi solo il telefono, quindi non portarsi macchina fotografica, non portarsi neanche addirittura la mia vlog camera preferita, che è la Insta360 Go 3S. Tutto questo perché? Perché prima di tutto ho notato che insomma la qualità ormai è veramente altissima e che quindi penso che non ne sentirei tanto la mancanza di una macchina, diciamo, professionale, full frame, eccetera. Secondo, perché non portando tutte queste cose non dovrei neanche portarmi una cosa come 20.000 caricatori e cose di questo genere, perché avrei bisogno solo del caricatore per il cellulare, che oltretutto questo c'ha una carica a 90 watt, quindi ti attacchi un attimino a una corrente, in un quarto d'ora hai fatto il 50% in più e risolvi tutto. Come vi dicevo, quello che mi mancava era riuscire a fare anche dei vlog decenti con un buon audio, e penso che con quest'app sono riuscito a trovare una soluzione, quantomeno. Sono veramente molto contento di aver preso questi biglietti per il viaggio in Cina in famiglia, tutti assieme, e mi aspetto veramente tanto. Ho visto ultimamente tanti video di tanti content creator che ne hanno parlato estremamente bene, tenendo conto della praticamente differenze tra quando magari c'erano andati una decina d'anni fa e ora, soprattutto per la qualità dell'aria che è migliorata tantissimo, e vedremo che succede, però veramente sono super eccitato da questo fatto. Allora, l'altra cosa che volevo dire è che un'altra cosa che non farò in Cina è portarmi il computer. Prima cosa perché appunto non devo lavorare. Secondo, non penso di montare nessun video, fare cose del genere mentre sono là. Vorrei godermi il momento, vedere tutto quello che è possibile vedere, utilizzare magari questi vlog più che altro come un diario, no, di viaggio, un taccuino su cui scrivere verbalmente delle impressioni e poi magari montarlo col tempo quando sarà possibile, quando torno. Non credo proprio neanche di montare niente dal telefono. Il motivo per cui
non mi era mai neanche passato per la testa prima di andare a farmi un viaggio senza una fotocamera, con qualche obiettivo, un po' di flash, cose di questo genere. Era non solo perché non avessi magari dei telefoni di una certa qualità, perché anche quello che avevo prima faceva veramente degli ottimi video, ottime foto, non era quello. La differenza grandissima la fa su questo telefono, sullo Xiaomi 15 Ultra, il Photography Kit, la possibilità di tenerlo, come vedete, con una mano, di avere un'impugnatura, di avere un vero bottone di, diciamo, che mi permetta di maneggiare l'otturatore attraverso questo bottone, ma anche utilizzare lo zoom con la levetta, cioè non dover dipendere dai comandi touch del telefono e poter avere dei comandi fisici, per me fa una differenza assoluta. E quindi diciamo che questo è il grande motivo che mi spinge a provare a fare questa follia per me di partire per un viaggio così incredibile con solo il telefono, tenendo conto appunto che ho fatto 1000 prove già, che indubbiamente questo prima piccola prova a Reggio Calabria con quelle foto mi ha dato di fatto un'ottima esperienza. Sono veramente contento di ciò che sono riuscito a ottenere. Tenete conto che io comunque tratto le foto di questo telefono non come un punta e scatta, ma appunto sono foto RAW che io poi lavoro in seguito, e quindi diciamo gli do un trattamento simile a quello di una macchina fotografica importante.